Buongiorno a tutti e bentrovati su Ucronia. Oggi torniamo nel mondo dell'uncinetto con un breve video in cui parliamo dei marcapunti. Cosa sono i marcapunti? Per chi sferruzza appassionatamente sono i propri migliori amici. Li usiamo per segnare l'inizio e la fine di un lavoro o per segnare un punto particolare del nostro lavoro. In generale ci servono per automatizzare il processo di quello che stiamo facendo, perché in sostanza sono loro a tenere per noi il conto delle maglie. Esistono vari tipi di marcapunti. Il mio primo marcapunti era un tipico marcapunti di plastica. Io sinceramente non trovo più questo oggetto perché non mi trovavo per niente. Comunque metterò qui un piccolo disegno. È un oggetto anche bello, sicuramente molti di voi hanno presente di che cosa parlo. È un oggetto anche carino esteticamente da vedere anche sul lavoro, ma essenzialmente è scomodo. La sua forma infatti fa sì che spesso questo si sfili via da dove lo abbiamo posizionato, rendendolo poi di fatto del tutto inutile. Probabilmente si adatta molto a dei lavori con dei filati molto grossi, ma per la maggior parte dei lavori che almeno su cui lavoro io, con quindi dei filati di uno spessore medio, in realtà non svolge la sua funzione al massimo. I marcapunti che uso per la maggioranza oggi invece sono questi qui. Questi per me sono perfetti. So che esistono anche di altre forme, rotondi, a triangolino, ma la caratteristica essenzialmente che li rende perfetti non è tanto la forma, ma il fatto che si possono chiudere, e questo chiaramente li rende molto funzionali per quello che è il loro scopo. Ma se partiamo da zero, ancora non abbiamo comprato dei marcapunti adatti a noi, al nostro modo di lavorare? Esistono delle soluzioni alternative che possiamo utilizzare inizialmente in mancanza d'altro. Si possono usare le forcine per i capelli, le graffette da cancelleria, le spille da baglia o eventualmente anche dei moschettoni. Nel caso di forcine e graffette dobbiamo prestare molta attenzione, in primo luogo perché hanno lo stesso problema del primo marcapunti che vi ho mostrato, ovvero può succedere che mentre lavoriamo si sfilino. Soprattutto però bisogna prestare attenzione al fatto che trattandosi di oggetti di metallo non particolarmente rifiniti, questi potrebbero anche andare a tirare il nostro filato e rovinare completamente il nostro lavoro. I moschettoni invece sono un'ottima alternativa, un po' pesanti a seconda di quello che si sceglie di usare, ma in generale comunque fanno il loro lavoro. Ovviamente lo stesso discorso vale per le spille da baglia, che sono essenzialmente la versione metallica dei marcapunti moderni, quelli che uso io oggi. Bisogna sempre fare attenzione con questi oggetti, in generale, che siano marcapunti in plastica o metallo, al fatto che appunto non vadano a rovinare il nostro filato, però con le dovute attenzioni veramente questi oggetti ci possono salvare durante le lavorazioni più lunghe. Un ultimo accenno che voglio fare prima di concludere questo video è quello di usare la tecnica del filetto come sostituta dei marcapunti. Questa tecnica può essere molto comoda in lavorazioni circolari, soprattutto quando si lavora a spirale. Questa tecnica consiste essenzialmente nel prendere il filo, un filo a contrasto, di un colore a contrasto, e passarlo da un lato all'altro del nostro lavoro ogni volta che si inizia un nuovo giro. L'utilità del filetto è quella di rendere il lavoro molto più scorrevole, perché non dobbiamo continuare a mettere e togliere il nostro marcapunti.
Inoltre ci permette, nel caso fosse necessario, di sfilare il lavoro di un tot di giri, quelli che ci servono, e ritrovare comunque senza problemi l'inizio del giro, per poter poi ripartire da lì. Una volta finita la lavorazione, basterà semplicemente sfilare il filetto. Come sempre io spero che questo video possa esservi utile. Se anche a voi è capitato di usare dei marcapunti di emergenza, gli stessi o magari altri rispetto a quelli che vi ho mostrato io, fatemelo sapere nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, grazie per essere passati, grazie a chi rimane e grazie anche a chi dà un'occhiata e se ne va. Vi auguro ogni bene e a presto!